Per evitare che il piano si sporchi durante la stampa, è buona norma applicare un foglio bianco sul piano o una pellicola adesiva di protezione. Qualora si utilizzi il piano aspirato, è meglio la pellicola adesiva, che deve essere forata in corrispondenza dei punti di aspirazione. Il punto 0 è un punto di riferimento assoluto che utilizziamo su NeonJet per geolocalizzare la stampa. Corrisponde al punto 0 sul software e questo rende tutto molto semplice nell'abbinamento della grafica al supporto in cui stamparla. Per poter rendere tutto più semplice consigliamo la stampa del file.0 fornito durante l'installazione. Basta stamparlo sul foglio bianco posto a protezione del piano e, da quel momento, l'incrocio sul foglio corrisponderà a quello sul software, agevolando il posizionamento. Esistono 3 modi per mappare gli oggetti sul piano, ed il metodo che useremo è legato a 2 fattori: numero di pezzi da produrre e a quanto spesso dovremo realizzarli. Questo è il primo metodo, detto a posizionamento libero. Posizioniamo gli oggetti sul piano prendendo a riferimento le linee relative al punto 0. Per impostare il file di stampa mi basterà prendere la distanza tra il punto 0 ed il punto medio dell'oggetto da stampare, sia riferito all'asse X che all'asse Y. Sul Color Plus RIP, il software che utilizziamo per impostare le stampe, basterà posizionare le linee guida sulle esatte coordinate dei punti medi appena rilevati, sia sull'asse X che sull'asse Y. Le linee guida sono calamitate, sia sugli estremi che sul punto medio. Spostando l'immagine questa verrà a posizionarsi esattamente nel punto corretto. Anche in presenza di molti oggetti, questo metodo consente una veloce soluzione alla stampa. Il secondo metodo è quello che chiamiamo dima virtuale. Sfruttando il foglio a protezione del piano, andremo a stampare sagome delle esatte dimensioni degli oggetti che dovremo decorare. Posizionare gli oggetti risulterà rapido e semplice. Una volta stabilite le dimensioni della sagoma, si può usare la funzione copia per moltiplicarla orizzontalmente e verticalmente. Possiamo anche definire quanto distanziare le sagome tra di loro per dare spazio ai vari oggetti. Pochi clic ed è fatta, possiamo andare in stampa. Posizionati gli oggetti sulle sagome ci basterà sostituire sul software con le immagini di destinazione e lanciare la stampa. L'ultimo metodo, usato su prodotti che si producono spesso e per i quali vale la pena avere metodi rapidi, è quello della dima. Il Color Plus RIP permette di salvare il template in modo da essere richiamato con pochi clic. Per creare un template è sufficiente posizionare le linee guida e salvarle come modello. Color Plus RIP consente il salvataggio unicamente se è presente un oggetto sul piano rappresentato. Basta posizionare un'immagine, anche di dimensioni molto piccole, e salvare attribuendo un nome che ci permetta di ricordare facilmente a cosa è destinata la dima. Quando avremo nuovamente bisogno della stessa dima, ci basterà richiamare il template ed il gioco è fatto.